Me l'avevate chiesto in tantissimi, oggi finalmente realizzo questo video dove vi porto ben 4 libri sulla street photography che dovreste avere nel 2020. Benvenuti nel nuovo video di Street Level Photography. I libri che vi proporrò oggi sono libri che ho letto nel tempo e che mi hanno aiutato tantissimo nel mio percorso nell'imparare a fare la street photography. Alcuni di essi saranno indicati per coloro che si approcciano per la prima volta alla fotografia e alla street photography, altri invece saranno dedicati a coloro che hanno già dimestichezza con la fotografia e con la street photography, ma cercano spunti maggiori per migliorare la propria tecnica e fare delle foto sicuramente più interessanti. Per questo motivo andrò in ordine presentandovi questi libri, partendo da quello più adatto, diciamo, a coloro che sono proprio esordienti nel campo della fotografia, fino ad arrivare a quello più adatto a coloro che già scattano da diverso tempo. Il primo libro che vi presento è questo di Brian Lloyd Duckett, chiamato Street Photography, corso completo di tecnica fotografica, ed edito da National Geographic. Questo libro, come vi dicevo, è più adatto proprio per gli esordienti, tant'è vero che i primi capitoli sono dedicati proprio alle competenze tecniche in fotografia, quindi vi parla di esposizione, messa a fuoco, composizione, scattare a colori piuttosto che in bianco e nero. Quindi parte subito dalle tecniche base che ogni fotografo dovrebbe conoscere, per poi concludersi con un capitolo dedicato alla post-produzione base più che altro. Infatti vi parla di elaborazione di immagini RAW, del ritaglio, dei software di elaborazione delle immagini. Quindi, come vedete, è proprio un libro adatto a coloro che si approcciano al mondo della fotografia, ed in mezzo ci mette tutte le varie indicazioni, i vari suggerimenti per fare della buona street photography. Tra l'altro c'è anche un bel capitolo dedicato alle nozioni legali ed etiche, che è molto interessante e che tutti dovrebbero conoscere. A dire il vero, però, questo capitolo non è molto esaustivo, perché intanto le questioni legali sono sempre in continuo aggiornamento, e quindi vi invito a osservare e documentarvi sulle leggi presenti nel vostro paese e soprattutto quelle più attuali. E poi l'altra cosa è che queste nozioni sono un pochino scarne, secondo me, perché il discorso comunque è molto più ampio. Però intanto già parlarne è un buon inizio per prendere consapevolezza su ciò che ruota intorno dal punto di vista legale per quanto riguarda la street photography. Nei capitoli centrali, che poi sono il cuore del libro, si passa proprio a parlare della street photography nel dettaglio, e quindi delle tecniche, di ciò che vuol dire essere uno street photographer, cosa fotografare, e tra l'altro poi ci sono dei micro capitoli dove vi vengono proposti proprio degli esercizi e degli obiettivi da raggiungere mentre scattate le vostre foto. Quindi sicuramente molto interessante anche provare e mettersi alla prova attraverso questi micro obiettivi che il libro vi propone. Il secondo libro che vi propongo è questo di Gordon Lewis, che si intitola Street Photography, impara a trasformare in arte la spontaneità della vita. Allora, questo libro è veramente ritagliato sulla street photography e esordisce con un capitolo più che altro filosofico su quella che è la street photography, su come approcciarsi alla street photography, per poi passare ad un capitolo sugli strumenti che vengono utilizzati in street photography, quindi tutto ciò che c'è da sapere sulle fotocamere, sugli obiettivi, e insomma tutta una parte tecnica. Di grande interesse poi sono 2 capitoli, uno sulle tecniche in street photography ed uno sui luoghi dove fare street photography, quindi vi dà molte indicazioni ed anche tanti suggerimenti sui luoghi
dove recarsi, dove fare street photography e tanti suggerimenti per scattare in modo giusto e sicuramente interessante. C'è anche un capitolo molto carino sui maestri della street photography dove vi fa vedere alcune foto dei grandi maestri della street photography e della fotografia come Cartier-Bresson o Elliott Erwitt e tanti altri. Quindi abbiamo anche in questo capitolo un riferimento a foto storiche da cui prendere sicuramente spunto. Infine, gli ultimi capitoli riguardano proprio lo stile in street photography e quindi vi dà dei suggerimenti su come indirizzarsi verso un proprio stile, cosa fare, come realizzare le proprie foto tenendo presente il tipo di stile che volete adottare, volete realizzare. Quindi in definitiva è un libro che vi consiglio perché proprio delinea un po' lo street photographer a 360 gradi, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista proprio dello stile e del modo di scattare le vostre fotografie. Il terzo libro che vi consiglio è questo di Michael Freeman che si chiama Street ed è secondo me un libro molto interessante, tra l'altro è forse quello preferito da me fra i quattro perché effettivamente vi dà veramente tanti spunti per migliorare. Infatti è presente all'interno del libro tantissime missioni che sono degli spunti, degli obiettivi che l'autore vi dà per realizzare determinati tipi di foto. Ogni missione è corredata da una checklist, cioè tutto ciò che dovete fare in quella missione, oltre che alle indicazioni per come realizzare quel determinato tipo di progetto. Inoltre l'autore commenta alcune foto di altri fotoamatori, quindi non foto di grandi maestri ovviamente, e quindi ci dà una mano sull'analisi e sulla realizzazione di conseguenza delle foto che noi vorremmo e dovremmo realizzare. Questo libro è già di un livello superiore rispetto agli altri due, nel senso che l'autore parla pochissimo di tecnicismi legati alla macchina fotografica, alla scelta delle macchine fotografiche e quant'altro, ma entra subito nel cuore della street photography dandovi dei suggerimenti ma anche indicandovi delle situazioni di strada dove poter realizzare al meglio i vostri scatti. Tra l'altro c'è anche un bellissimo capitolo che a me è piaciuto tanto, forse perché a me piace tanto fotografare con la luce scarsa, infatti io prediligo scattare di notte e quindi in questo capitolo l'autore vi dà dei suggerimenti per realizzare delle foto fatte bene e di impatto quando la luminosità è scarsa e in particolar modo di notte. Anche qui l'autore, come nel libro precedente, cerca anche di darvi delle indicazioni sulla creazione di un proprio stile, quindi vi dà degli obiettivi da raggiungere sempre attraverso le missioni, che veramente sono tantissime in questo libro, quindi se siete già ad un livello avanzato e volete mettervi alla prova avendo degli obiettivi da raggiungere, questo libro fa per voi proprio perché l'autore vi dà delle missioni da raggiungere e voi con i vostri scatti dovete appunto raggiungere. Ho detto 2 volte raggiungere. Infine, una piccola considerazione: è vero che tanti libri che cercano di insegnarvi la tecnica vi danno dei suggerimenti un po' più specifici, tecnici, pratici anche rispetto all'attrezzatura che voi utilizzate, sono importanti, ma secondo me la cosa fondamentale è osservare anche le altre foto, perché dall'osservazione di altre foto già ne avete un'idea chiara rispetto a quello che è la street photography, e quindi l'invito è sempre quello di un po' guardare ai maestri della street photography,
ma anche ad altri fotoamatori che come voi si approcciano al mondo della street photography. E qui interviene il quarto ed ultimo libro, che è questo di David Gibson, titolato 100 Great Street Photographs, in cui l'autore vi propone ben 100 foto di altri fotografi più o meno conosciuti da cui poter trarre spunto. Infatti in questo libro non troverete suggerimenti per migliorare la tecnica, ma vedrete tante fotografie, ben 100, da cui trarre spunto e vantaggio rispetto a quello che poi sarà la vostra tecnica. L'autore poi per ciascuna foto fa un commento proprio, un'analisi della fotografia. Vi devo già dire che però il testo è in inglese, anche se è comprensibile ai più, perché insomma non sono capitoli e capitoli da leggere. Questo è un libro che a me è piaciuto tanto, soprattutto per cercare un po' di ispirazione nella realizzazione delle mie di foto. È vero anche che su 100 foto magari non tutte hanno lo stesso interesse, almeno per me, però insomma è un buon punto di partenza da cui osservare e guardare i lavori di altri fotografi e da cui poter prendere qua e là qualche piccolo spunto. Bene ragazzi, questi erano i 4 libri che vi suggerisco di leggere nel 2020, perché comunque ovviamente nel tempo ne usciranno altri, quindi farò in futuro sicuramente altri video di aggiornamento su questo tema. Ovviamente vi lascio in descrizione i link per poterli guardare insomma un po' più nel dettaglio, quindi spero di avervi dato qualche piccola indicazione, un piccolo aiuto nella scelta di libri dedicati alla street photography che possono aiutarvi a farvi crescere insomma in questo bellissimo ambito fotografico. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video, vi ricordo di iscrivervi al profilo Instagram che è sempre in costante crescita ed è pieno di contenuti interessanti secondo me per voi. Lasciate un like al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, insomma fate tutte le solite cose che c'è da fare. Fatemi sapere nei commenti se sono libri che avete già letto oppure se avete altri libri da suggerire e proporre agli altri partecipanti alla community, e eventualmente li analizzerò anch'io e li rivedremo insieme in un prossimo video. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e grazie!